Oggi volevo divertirmi un po' testando qualche cosa di nuovo che non avevo mai provato prima d'ora. Questo è un robot tagliaerba, è InOneMotion Luba 2 e mi è stato proposto di fare una prova, anche se diciamo non è proprio il contesto adatto a un oggetto del genere. Questo è un robot da giardino, è un robot completamente automatizzato, vi permette di avere sempre il giardino in ordine senza praticamente dover fare nulla. Adesso andremo a vedere più in dettaglio il funzionamento, ma perché ho accettato di testarlo qua? Perché penso che sia una tecnologia che effettivamente si può utilizzare anche in questi contesti, magari non esattamente con questa macchina, che è una macchina più per utilizzo domestico in un giardino normale, ma sicuramente con macchine più grosse, più potenti. Si può pensare anche di gestire il prato di un alpeggio con le sue erbe spontanee, le sue superfici irregolari e insomma tutte le difficoltà del caso. Quindi questo è un test per dimostrare a chi è ancora scettico riguardo le potenzialità di questo robot che lui è in grado di funzionare su praticamente qualsiasi superficie, perché adesso andremo a vedere su pendii ripidi, su pendii disconnessi, nel taglio di erbe spontanee molto grosse e vedremo come si comporterà. Come funziona questo robot? Funziona tramite un sistema di interpolazione GPS, quindi ha un satellitare integrato e un palo che riceve anche lui il satellite e quindi collaborando riescono a fornire al robot una precisione al centimetro. Il funzionamento è molto semplice, l'applicazione è molto intuitiva, si gestisce tutto tramite un'applicazione. Possiamo noi tramite un joystick comandarlo, selezionare il perimetro, salvarlo e programmare le nostre frequenze di taglio, la nostra altezza di taglio. Addirittura abbiamo la possibilità di fare delle scritte nel prato e tutta una serie di cose che probabilmente verranno implementate anche successivamente, poiché per l'appunto il cuore poi di questo sistema è anche l'applicazione. Fisicamente il robot è abbastanza piccolino, non è poi così grosso, pesa 17 kg. Possiamo notare che ha un sistema di videocamere molto evoluto, è un sistema di videocamere 3D che rilevano ostacoli, persone, tutto quello che può trovare lungo il percorso e che deve evitare, sia per una questione di sicurezza proprio del robot che delle persone che sono nel giardino. Davanti c'è questo bumper, quando rileva un ostacolo fa bloccare il robot, lo fa arretrare e gli fa ridisegnare il percorso in modo da poter evitare l'ostacolo. Il robot è a 4 ruote motrici, spinge veramente forte e le ruote anteriori sono molto particolari perché hanno questo sistema di terzatura laterale, diciamo, quindi sono ruote, lavorano nella direzione di rotazione ma anche lateralmente, questo per far sì che il robot possa ruotarsi su se stesso in modo più efficiente e anche evitando di lasciare solchi nel giardino. Quando noi lo andremo a sterzare vedremo proprio che ha questo sistema di compensazione delle 4 ruote motrici che lo portano a girare su se stesso con un raggio di sterzatura veramente stretto, quindi non ha bisogno di fare giri larghi, lui gira su se stesso e praticamente si ritrova nel punto di sterzatura. Ci sono diverse versioni per diverse metrature, io ho deciso di testare quella per 5.000 metri quadrati, quindi stiamo parlando di grandi superfici. È un robot impermeabile, fondamentalmente funziona un pochino come i robot che utilizziamo per la pulizia della casa, con la differenza che lui per l'appunto il GPS ha tutta una serie di cose in più e quindi sicuramente molto più evoluto. Devo dire che anche a livello costruttivo mi sembra veramente bello, molto solido, ha delle sospensioni che sono molto robuste, qua è tutto metallo oltretutto nei braccetti e sembra un robot veramente solido e fatto bene. Grazie alla connettività lo possiamo monitorare in qualsiasi parte del mondo noi ci troviamo, può funzionare sia con la rete wifi domestica oppure se vogliamo possiamo inserire anche una SIM dedicata, quindi se abbiamo un wifi che non va a coprire tutto il nostro giardino e vogliamo monitorarlo costantemente dalla applicazione, perché lo possiamo monitorare anche proprio in prima persona grazie alle telecamere. Questa è un'altra cosa veramente
assurda e che mi è piaciuta. Dall'applicazione noi possiamo vedere in diretta cosa sta facendo il robot, dove sta tagliando, come si sta comportando. Possiamo anche monitorare i nostri spazi di casa, anche per una questione di sicurezza, volendo possiamo utilizzarlo come una sorta di videosorveglianza. Si può programmare, ma si può anche utilizzare manualmente con il joystick, quindi se ci vogliamo divertire tramite il joystick lo possiamo fare anche manualmente. Quando noi andremo a preparare le aree di taglio tramite l'applicazione e avremo fatto la nostra mappa, possiamo anche creare delle aree di esclusione, quindi se abbiamo per esempio, non so, un orto senza una recinzione e vogliamo evitare che il robot vada sopra l'orto, possiamo disegnare il perimetro dell'orto e far sì che lui lo eviti. Ma io direi che al di là di tutte le parole che si possono dire, quello che è più secondo me interessante da fare è andarlo a provare direttamente. Come vi dicevo, qui sarà un utilizzo più per un test al limite delle sue potenzialità, perché io questo robot lo voglio provare, l'ho voluto testare, ma non credo che lo utilizzerò quotidianamente qui in baita, perché siamo veramente in un contesto molto molto complicato. Ovviamente funziona con batterie, al litio integrate, quindi la longevità di questo robot è di moltissimi anni. Torna alla sua base di ricarica, si collega automaticamente e si ricarica ieri l'ho ricaricato in circa, direi, un'oretta forse, all'incirca. Prendetela con le pinze perché non ho ancora verificato bene la ricarica completa da 0 a 100, comunque è una ricarica rapida. Non è necessario avere la connettività Wi-Fi su tutto il giardino. La connettività Wi-Fi è necessaria solo se voi volete monitorare in diretta il robot in qualsiasi momento, avere le notifiche e poter utilizzare la videocamera, se no lui, una volta che è impostato, parte e va. Come avviene fisicamente il taglio? Sotto il robot ci sono due dischi con delle sorte di taglierini avvitati, molto affilati, che servono per tagliare il prato per una larghezza, mi pare, di circa una quarantina di centimetri, quindi un taglio decisamente largo, regolabile in altezza, e nel caso qualcuno di questi lamierini si dovesse spaccare, si dovesse rompere, perché prendete magari un sasso, la sostituzione è veramente molto semplice perché sono avvitati con una vite, quindi potete sostituirli in modo veramente molto rapido. Quindi è un robot che non ha bisogno di manutenzione, non ha bisogno di cure particolari. Ho sentito dire più volte che questo robot ricorda una monoposto di Formula 1, ma secondo me non è corretto dire così. È molto più simile ad uno di quei rover che sono stati mandati su Marte ed effettivamente è molto molto simile concettualmente a un rover interplanetario, ecco, proprio perché è in grado di gestire, schivare, evitare gli ostacoli e le superfici difficili tramite un sistema completamente automatizzato. Ok, adesso andremo a mappare il terreno, cioè creeremo una mappa con dei confini che decideremo noi semplicemente comandando il Luba tramite un telecomando virtuale che è presente sull'applicazione. Vi faccio provare questa esperienza immersiva a bordo del Luba proprio per rendervi conto anche di come raspa sui terreni difficili e molto pendenti come questi qua. Quindi facciamo una mappatura molto grossolana, adesso non stiamo a vedere il centimetro, però servirà per farci un'idea delle sue performance. Ok, schiacciamo il nostro play e adesso iniziamo a comandare il nostro robottino lungo il perimetro esterno che ci interessa, il perimetro di taglio. Adesso ovviamente andiamo a fare un lavoro un po' grossolano, tanto per dimostrare il funzionamento del robottino. Vedete anche qua quanto è ripido e come si riesce a muovere con agilità grazie alle 4 ruote motrici. Facilissimo veramente anche da comandare, anche divertente. Considerate che qua il terreno è veramente terribile perché ci sono anche
rami secchi, sassi, quindi non è sicuramente la zona ideale in cui farlo operare, però guardate come si arrampica anche qua in questo pendio veramente molto ripido. Questo è un lavoro che lo fate una volta e poi siete a posto, quindi più siete precisi nella mappatura del vostro terreno, del vostro giardino, e insomma meno lavoro avrete da ripetere. Quindi questa è un'operazione abbastanza importante da fare agli inizi. E adesso andiamo a chiudere la nostra area. Ok, abbiamo concluso la nostra mappatura, quindi adesso noi possiamo farlo già partire, possiamo iniziare il nostro taglio. Una volta delimitata e preparata l'area di lavoro è sufficiente schiacciare play e il robot va e lavora. Possiamo ovviamente anche personalizzare il taglio, quindi possiamo regolare per esempio l'altezza della lama. Adesso metto un taglio a 40 mm, stiamo abbastanza bassi, la frequenza di taglio settimanale, una data specifica, quanto vogliamo insomma, la velocità del taglio, la metodologia di taglio, quindi se lo vogliamo fare a serpentina oppure a griglia o in altre modalità come preferiamo noi. Poi ci sono anche delle impostazioni avanzate che ci permettono di avere la spazzatura del percorso, la scelta del contatto dell'ammortizzatore anteriore, meno contatto, tocco lento, tocco diretto e così via. Questa per la strategia di deviazione degli ostacoli. Giri di pattuglia per la falciatura laterale, taglio prato zone vietate. L'applicazione è molto completa. Adesso mi sta segnando 197 metri quadrati come area selezionata, e tempo di lavoro stimato 77 minuti. Facciamolo partire. Quindi lui da questo momento è indipendente e autonomo, si setterà sul punto di partenza, stabilirà lui il sistema di taglio e andrà avanti da solo, e alla fine vedremo un pochino dove si troverà più in difficoltà e come andrà il lavoro.
È ovvio che a tagliare su un terreno di questo genere il Luba qualche difficoltà la sta trovando, però poverino sta cercando di fare il possibile. La cosa bella è che quando lui trova un ostacolo, per esempio magari un sasso o un tronco, e da lì non riesce a passare, si ferma, torna indietro e cerca una via alternativa, in modo da cercare comunque di tagliare anche nella zona in cui ha fatto fatica ad arrivare. Ecco. Sentite ogni tanto qualche sferragliamento perché io il terreno l'ho lasciato esattamente così com'era, non ho fatto niente, non ho tirato via sassi, non ho tirato via rami, quindi ho detto lasciamolo andare e vediamo cosa riesce a fare. Però sto notando che, vedete, adesso ho trovato il sasso, l'ammortizzatore anteriore l'ha fatto fermare e adesso vedete, guardate, è passato di fianco e lui gestisce tutto il percorso così, all'interno del perimetro che gli abbiamo dato. Quando trova ostacoli di qualsiasi tipo cerca di arrangiarsi da solo praticamente. L'altra cosa molto positiva di questo robot è la silenziosità, non fa praticamente rumore, è super silenzioso, quindi questo lo potete fare andare volendo anche la domenica mattina. Aggiungo questa piccola parte al video a distanza di 2 settimane dall'arrivo del Luba. Intanto potete notare che è arrivato anche il garage, la copertura apposta per custodirlo anche quando grandina o comunque quando ci sono piogge molto forti. Comunque il robot è impermeabile, però questa è una cosa in più. Come potete vedere il prato è perfettamente in ordine, ho imparato a programmarlo come si deve, ci ho perso un pochino di tempo, ma una volta che la programmazione è fatta bene, una volta che avete ripulito il prato dagli ostacoli e dai sassi, dalle cose che possono rovinare un pochino le performance del Luba, come potete notare il risultato è veramente perfetto. Abbiamo un prato sempre in ordine, non diamo il tempo alle felci di crescere, scegliamo noi l'altezza dell'erba, possiamo anche creare delle figure. Adesso sto creando una figura, ma ci vorrà un po' di tempo per poterla vedere spiccare in mezzo al prato. Comunque devo dire che non credevo, ma è un robot perfetto anche per un contesto di questo genere. Conclusioni su questa macchina. Allora, mi ha veramente stupito perché sinceramente ero molto preoccupato del fatto di riuscire a registrare questo video, perché pensavo che si bloccasse troppo spesso a causa delle difficoltà che ci sono qui, a causa del terreno, dei sassi, dell'erba spessa che c'è, e quindi ero un pochino preoccupato, ma devo dire che è andato alla grande, sono rimasto sbalordito dalle sue potenzialità, soprattutto sui pendii ripidi. Bellissimo a livello di concetto il fatto di potersi creare le mappe come si vuole, con anche le personalizzazioni, addirittura fare le scritte, queste cose qua. È una macchina che secondo me vale il suo prezzo, che è un po' alto, ve lo devo dire. Ci sono diverse versioni, quella da 1000 metri quadrati sono 2100-2200 mi pare, quella da 5000 metri quadrati sono 3000 euro. Vale la pena spendere questi soldi? Beh, se avessi un grosso giardino credo proprio di sì, perché comunque significa che vi togliete tantissimo lavoro per un sacco di anni e oltretutto avrete un giardino sempre curato e sempre perfetto, quindi sì. Se avessi avuto un giardino l'avrei sicuramente comprato. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione, se avete delle domande mettetemele nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!